Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un mio piccolo lab che chiaramente per i più esperti non sarà niente di particolare, anzi molto probabilmente sarà semplicissimo, però come dico sempre, da qualche parte bisogna partire. Allora, ti spiego che cosa ho fatto, che cosa stai vedendo, come ci si arriva e poi ti faccio vedere anche come funziona, chiaramente. Allora, che cos'è questo qui? Allora, quello che vedi qui è una microscopica rappresentazione di Internet. Abbiamo un provider che è questo, un secondo provider e un terzo provider che è quest'altro. E fin qui tutto bene. Poi abbiamo un interlink tra questo AES number e questo AES number che sono i provider. Poi ti faccio vedere perché ho fatto questa cosa. Poi abbiamo due router qui in azienda, questo nel cerchio verde della nostra azienda. E abbiamo due router, un router che facciamo finta che sia TIM e un altro router che facciamo finta sia Vodafone. Ora, gli IP che vedi qui, tu, per esempio questo indirizzo IP qui, io ho usato indirizzi di classe privata, ma tu devi immaginarteli come di classe pubblica, quindi indirizzi internet. Per usare il nostro network, i nostri indirizzi IP, dobbiamo acquistarli e dobbiamo acquistare anche il nostro AES number, che chiaramente ha un costo. Questo ci assicura che quella rete, quell'indirizzo IP, cioè quel set di indirizzi IP, quindi quella network, è solo nostra, la possiamo solo utilizzare noi. Quindi, come pensa a un sito internet, no? Quando tu acquisti www.miosito.it, il provider assegna quel nome e l'IP, che può essere l'IP irrilevante, ma lo assegna a te, è solo tuo. In tutto internet è uguale in questo caso, quando acquisti la S network, la SN number. Quindi, che succede? A questo punto io ho il mio provider team, che è questo, mi ha dato questo indirizzo IP. Poi ho il mio indirizzo Vodafone che mi ha dato quest'altro indirizzo IP. Quindi in azienda ho due router. Ma io voglio ottenere due cose. La prima è che il mio indirizzo IP, quindi il mio indirizzo IP pubblico, che in questo caso si trova qui, sia sempre raggiungibile da internet, perché il problema non è soltanto andare fuori verso internet, perché chiaramente non importa il BGP e tutte queste cose, perché io configuro il failover, quindi se va giù internet in azienda, lui da Team passa a Vodafone e viceversa, e lì finisce la storia. Ma il problema nasce quando tu offri dei servizi verso l'esterno. Quindi che succede? Quando tu offri dei servizi verso l'esterno, facciamo finta che tu qui hai dei server web, hai delle VPN, hai un proxy, un server mail, eccetera, eccetera. Chiaramente, se ti cambiasse l'indirizzo IP, tu non potresti più offrire questi servizi, questo è ovvio. Allora ci viene in aiuto il BGP, in questo caso è il Dual Omed con due provider. Io ho configurato gli indirizzi IP, come vedi, e fammi prendere un attimo il computer, che è, vediamo dov'è, eccolo qui. Allora, vediamo un po', lo metto qui che credo che si veda meglio. Se io faccio ping 172.116 3.1 per esempio, che è l'indirizzo questo qui, vedrai che funziona. Vedi che io riesco a pingare quell'indirizzo. Poi ti faccio vedere un'altra cosa. Se io qui, fammi spostare la finestrella qui, questa la metto qui, poi guarda, io pingo sempre questo indirizzo perché ho configurato l'HSRP, quindi io faccio conft interface, perché ora il traffico, perché io dal BGP gli ho imposto che deve passare per forza da questo link in alto, e se io vado nell'interfaccia
del provider, scusami. Devo andare nell'interfaccia del ENT1, che ENT sta per Enterprise. Se io vado qui e faccio interface Ethernet 02 e scrivo shut, vedrai che ora lui mi dice che il router, dall'active passa come standby, infatti, eccolo qua, perché c'è l'HSRP e vedi status active, initiation, so initialization, e quindi quello continua comunque a pingare, quindi ora il traffico non passerà più da questo router ma passerà da questo router, e questo è per quanto riguarda dalla nostra azienda verso l'esterno. No shut. Ok, una volta fatto questo, poi dopo vi farò alcune mie riflessioni e la configurazione poi cercherò di metterla su GitHub, così se qualcuno la vuole scaricare, se lo vuole fare, si può anche, come dire, migliorare questa cosa. Perfetto, e io qui lo pingo. Bene. Ok, ma quello che io voglio è che da l'ipotetico, ora qui il computerino non ce l'ho messo, però immaginati che qui ci sia un computerino, che comunque è la stessa cosa. Io dal provider 3, quindi dall'altra parte di internet, riesco a pingare 192.168.10.3. Punto 3 è l'indirizzo generato dall'HSRP. Ups, non è meno T è per il computer. Come vedi qui me lo pinga, facciamo un po' più lungo, 500. Vedi? Lo pinga. Funziona. Quindi qualsiasi cosa può succedere al mio indirizzo IP dovrebbe essere disponibile anche se il traffico, per esempio, se questa interfaccia va giù. E adesso proviamo. Facciamo così. Poi andiamo su il router INT. Provider. L'ho chiuso. Okay. Un attimo. Facciamo questo. Riprendiamo il provider 3 che è qui che pinga e facciamo shut. Ora lui si dovrebbe fermare un attimo, infatti si è fermato un attimo perché è cambiata internet, è cambiata la rotta, no? Però come vedi continua a pingare, quindi i miei servizi su internet sono sempre disponibili. Se adesso gli dico no shut, lui torna su e molto probabilmente quando si riaggiorna il router, che questo torna su, non si rallenta neanche, cioè proprio va. Ok, meglio, però in realtà c'è qualche secondo, qualche ping perso, solitamente 3 o 4. E questo è quanto. La configurazione io poi la posto su GitHub, gli esperti se vogliono guardarla, vederla e poi ovviamente suggerirmi quali modifiche sono migliori per questo tipo di configurazioni, io vi ringrazio tanto, così posso imparare sempre qualcosa di nuovo. E guardiamo un attimo però alcune riflessioni. Le riflessioni sono queste. Ora, fammi prendere la penna. Io, come ti ho fatto vedere, ho disconnesso, ho scollegato questa interfaccia, perché l'HSRP è configurato su questa interfaccia. Quindi se questa interfaccia va giù, l'HSRP passa tutto a questo router di qua e lui continua. Ma che succede se questa interfaccia va giù? L'HSRP non se lo fila neanche di striscio. Che succede se per caso il provider non è più raggiungibile? Cioè, per esempio, dal lato provider, se questa interfaccia va giù, oppure se quest'altra interfaccia va giù, o ancora se questa interfaccia va giù, chiaramente questo percorso, quindi quello mio preferito, non è più disponibile, ma il router, quindi lui, continuerà sempre a mandare i dati su questo percorso.
Perché? Perché l'HSRP non realizza il fatto che è caduta, cioè non c'è più niente, non è più raggiungibile, perché l'HSRP, come quelli che hanno studiato la CCNA, sa che funziona se l'interfaccia va giù. Allora, qui secondo me potremmo configurare l'IP-SLA. Con l'IP-SLA, che c'è anche un video, tu puoi come dire, mandare un ping ogni tot secondi verso Google o verso chi vuoi. Quando questo sito non risponde per un altro tot di secondi, allora lui automaticamente ti manda sul router secondario. Poi, questa è una configurazione classica, comune, ma si potrebbe fare ancora di meglio. Cioè, potremmo configurare, per esempio, invece che usare questa cosa qui, che è un router, questo è un router, però non ci ho messo un firewall perché altrimenti ci voleva troppo per la configurazione. Comunque solitamente c'è un firewall, cioè qui c'è il firewall e poi te qua hai la tua rete interna con gli switch, eccetera, eccetera. Però io posso, invece che configurare in questo modo qui, posso configurare il BGP direttamente qui. Perché io il BGP l'ho configurato da queste parti qui, cioè i miei due router, e poi uso l'interfaccia in bridge e chiaramente ricevo l'indirizzo IP qua. Volendo, io posso configurare nella mia azienda direttamente il BGP. Cosa intendo? In questa configurazione qui io ho configurato fammi pulire lo schermo, ho configurato l'HSRP proprio per darmi due cose. La prima è un indirizzo IP comune ai due router, quindi con l'HSRP. La seconda è che ho un router attivo e uno passivo, quindi se il router 1 va giù o succede qualsiasi cosa, il router 2 va su, se il router 2 non si rompe. Comunque va su il router 2, quindi diventa attivo e io passo dal router 2. Però si potrebbe migliorare ancora questa configurazione configurando il BGP. Questo è un router, però immaginatelo un firewall, perché in realtà abbiamo sì due router come in questo caso, o un router e due provider, però solitamente c'è un firewall. Quindi io ricevo il mio indirizzo IP, qui dentro il router ho una rotta statica verso l'indirizzo IP 192.168.10.3, che è il virtual IP, quello generato dall'HSRP. Lui punta sempre verso quell'IP, quindi il router che è su, quindi che è active, è quello che il router, quindi in questo caso questo router, invierà i dati. Si può migliorare, nel senso che io non configuro l'HSRP in questi due router qui, ma configuro il BGP direttamente qui, quindi io caricherò entrambe le rotte da entrambi i provider, quindi le rotte provenienti da internet le caricherò tutte dentro a questo qui, questo in questo caso è il firewall. Così facendo io non ho bisogno neanche di configurare una rotta statica, perché il router che va giù, questo o questo, lui già lo saprà direttamente e quindi instraderà il traffico in modo più veloce, perché la routing table è già lì, non deve caricare niente, l'ha già in memoria nella routing table. Ecco, questo è il mio piccolo laboratorio. Poi un altro vantaggio che hai è che con questa configurazione qui è che, ok, io invio dati e fa questo percorso qui. Questo computer invia dati, passa di qui, poi passa di qui, passa di qui e finalmente arriva a questa destinazione, il traffico da me verso internet. Verso internet però io posso fare un'altra maniera, cioè scusatemi, non verso internet, da internet. Posso decidere che il traffico che entra in questo router possa andare in questo percorso qui e possa andare anche in questo altro percorso qua. Ora, in questo caso io però non lo posso fare il load balancing del traffico. Perché non lo posso fare? Non lo posso fare perché questo router è in stand-by, quindi anche volendo
anche volendo inviare dei dati da questa parte verso qui, posso farlo, però quando arriva qui poi si ferma, perché chiaramente il router non funziona, perché è in standby, e quindi il load balancing finisce qui. Però se io questi due, cioè, scusami, se io configuro il BGP direttamente qui, io posso configurare il traffico da me verso internet che preferisca questo percorso perché magari la linea è più veloce. Però posso far sì che il traffico di ritorno possa seguire due strade diverse. Oppure posso anche dire al BGP: guarda, il traffico che io mando verso internet, quindi qui dal router, parte e va sia da un provider sia verso l'altro provider, verso la stessa destinazione, e chiaramente questo si traduce in una maggiore velocità, perché in questo caso io ho fatto, chiaramente è un laboratorio, ma comunque ho fatto una linea da 1 gigabit e un'altra linea da 200 mega. Chiaramente quella da 1 gigabit è preferita, ma se io faccio il load balancing lui lo manda a tutte e due, perché magari quella da 1 gigabit in quel momento è più impegnata rispetto al normale, e quindi lui manda qualche pacchetto anche su quella da 200 mega. Ecco, questo è il mio piccolo laboratorio. Ora io metterò tutto su GitHub, così se qualcuno si vuole scaricare sia il laboratorio sia la configurazione se la può fare, quindi vabbè, se la può fare un copia e incolla, però la può analizzare e può dire: ok, questa configurazione funziona, ma per migliorarla si potrebbe fare questo, oppure voglio configurare l'IP-SLA, e quindi da questo piccolo laboratorio tu configuri l'IP-SLA per, come ho detto prima, l'IP-SLA c'è un video poi dopo in alto qui, ti metto il link. Se va giù questa interfaccia o questa interfaccia, oppure questa o questa, lui, oppure tutto il resto di internet nel mondo, lui saprà che è vero, sì, l'HSRP saprà, è vero, sì, che questa interfaccia è attiva, ma di fatto non ricevo niente, quindi manda tutto il traffico su questo altro percorso. Ecco perché si usa l'IP-SLA. Si usa l'IP-SLA proprio perché potrebbe essere questo problema. Insomma, io se sono un'azienda e mi va giù questa interfaccia qui, chiaramente lo so, ma se però internet, senza un sistema di monitoring, se internet va giù, il provider o un sito internet che voglio raggiungere, che io provo e non è più raggiungibile perché questo provider è morto, addio, io me ne accorgo unicamente perché non riesco a navigare. Però per esempio se non c'è l'IP-SLA, quello è un problema, perché uno mi chiama di notte e mi dice: va Valerio, ma qui non funziona internet, perché non funziona? Io controllo e dico: è vero, il provider 1 è morto, e ora mi tocca qui configurare tutto a mano per farti switchare sul secondo provider. Ecco, questo è un piccolo laboratorio che ho fatto. Io ti ringrazio, sono super contento di averlo fatto, perché come ho detto la configurazione non è difficile, però sinceramente mi ha dato una piccola soddisfazione, perché il BGP è il BGP e quindi è importante farla, ma soprattutto ti aiuta in questo caso che ti faccio vedere, così tanto per vedere. No, il provider 3 no, perché c'è poca roba nel provider 3. Provider 1, faccio vedere, run, ok, vedi, questa è tutta la configurazione del BGP. Poi io ho provato qui, vedi, ho avvisato internet la rete 1010, che è il link tra i provider, tra questi due SN. Poi ho la rete, avverto la rete 192.168.172.16.1.0, poi avverto tutte le reti che sono qui presenti, le avverto con il BGP, chiaramente le condivido con tutti gli altri, e le condivido con vedi, remote AES 65003, che è questo, 65001, che è questo, e poi 65004, che è quest'altro. Quindi io comunico a tutti questi router: ehi, ho queste reti, condividiamocele. Poi chiaramente nella realtà c'è anche, si deve mettere in sicurezza con la password, perché altrimenti poi uno si può collegare al tuo router con molta facilità con il BGP. E chiaramente qui mancano le access list, perché
qui va filtrato il traffico, perché se tu non filtri il traffico rischi di diventare te stesso un provider, no? Perché il BGP prende tutte le reti che il provider, in questo caso provider 1 e provider 2 gli mandano, perché il BGP le avverte, gli dice ragazzi c'ho anche queste network che non sono però tue, quindi tu ricevi un sacco di reti e il tuo router poi diventa se stesso un provider, quindi ti ritrovi nella routing table un sacco di network che non sai chi sono. Quindi bisogna filtrare anche il traffico, però questo magari sarà un passo successivo che proverò a fare, però per il momento sono abbastanza felice di aver raggiunto questo risultato. Ti ringrazio per guardare questo video e al prossimo.